Bentornati su Nobu4Games e benvenuti anche agli sconosciuti che magari capitano qui per caso. Questa nuova camminata inizia in realtà con un filmato, perché dopo aver incontrato Guinevere, la figlia del signore di Anor Londo, alla fine della puntata precedente, siamo entrati in possesso del ricettacolo dei Lord che adesso, con l'aiuto di uno dei due serpenti primordiali, andremo a posizionare nel suo giaciglio. Come abbiamo visto, il potere del ricettacolo ha aperto nuove vie e Dark Souls ci lascia la possibilità di scegliere da dove iniziare la caccia alle più potenti anime di questo regno oscuro. Dato che eravamo ad Anor Londo, ho deciso di riprendere proprio da questa zona per visitare un'altra area della città degli dei. Stiamo infatti andando a far visita al duca, al drago che ha acquisito questo titolo dopo aver tradito la sua stessa specie. Secondo diverse indiscrezioni, le statue di questo corridoio raffigurano il vero aspetto di Guinevere, perché, ricordo, la Guinevere che abbiamo incontrato nella puntata precedente è solo un'illusione. Queste statue sono qui anche perché si suppone che tra Guinevere e Seth ci fosse una relazione. È curioso notare che Gwyn, il signore di Anor Londo, concesse a questo drago, Seth, il senza scaglie, una dimora situata addirittura più in alto della cattedrale da cui dominava il suo regno. Mi risulta più facile pensare che il posto più elevato spetti al sovrano, è un modo anche per rendere ancora più forte la propria condizione di re, di dominio sul regno. Si vede che Gwyn doveva sentirsi davvero molto debitore nei confronti di Seth, senza il quale effettivamente non avrebbe mai sconfitto i draghi eterni. Siamo arrivati nel cuore degli archivi del duca. Questa monumentale biblioteca divenne il dominio di Seth, il luogo dove il drago senza scaglie si dedicò alla sua ossessiva ricerca dell'immortalità e allo studio delle arti arcane, in particolare la stregoneria basata sui cristalli. Nel corso del tempo, la brama di conoscenza di Seth si trasformò in follia, portandolo a condurre esperimenti davvero inquietanti sugli esseri viventi. Infatti alcune delle creature che affrontiamo in questo luogo sono proprio il risultato dei suoi esperimenti falliti. A quanto pare questo luogo si ispira a una biblioteca reale risalente al 1800, la George Peabody Library di Baltimora, negli Stati Uniti d'America. C'è anche chi suggerisce un'ispirazione alla bellissima biblioteca Clementium di Praga, ma al massimo ci vedo qualche collegamento con l'arredamento, non con la struttura in generale. Intanto, grazie a questo balcone possiamo apprezzare il panorama e anche quanto siamo
nuovamente in alto rispetto non solo alla città, ma a tutte le altre strutture del regno. Come si può vedere, negli archivi ci sono diverse scale, alcune vanno fatte anche ruotare e quindi in questa zona c'è qualche enigma ambientale da risolvere. Ma la cosa interessante è che sul web è facile trovare delle interviste dove Miyazaki racconta di aver preso l'idea delle scale che si muovono da Harry Potter. Sono infatti convinto che chiunque abbia visto i film o letto i libri ricordi bene le scale del castello di Hogwarts. Mi incuriosisce che qui troviamo questa specie di leggio a cui però non so dare un significato. Oltre a questa nebbia ci attende una sorpresa, ci aspetta il drago senza scaglie, a cui però in questo caso non potremo fare alcun danno. Set però non ci ha eliminato e infatti ci risvegliamo in una cella da cui sarà molto facile evadere. Forse voleva usarci come cavia per altri esperimenti? In questa torre vediamo che anche qui c'è un numero impressionante di libri, ma mi interessa scendere le scale per mostrare qualcos'altro. Qui ci sono dei nemici metà uomo e metà serpente che abbiamo visto nella fortezza di Sen, che suoneranno uno strumento che farà impazzire le creature nascoste in fondo alla scalinata. Eccole qui. Sappiate che se non viene suonato quello strumento saranno quasi innocue e avvicinandoci potremmo addirittura sentirle piangere. Sono proprio uno dei risultati della follia degli esperimenti di Set. Tra l'altro qui troveremo di nuovo il mago dal grande cappello e se lo aiuteremo ad evadere lo reincontreremo anche più tardi a studiare in biblioteca. E curiosamente se torneremo da lui, da questo mago, dopo aver sconfitto Set, noteremo qualcosa di strano nei suoi ragionamenti. Questa cosa sembra suggerire che anche la ricerca ossessiva della conoscenza possa portare alla follia. Lui stesso farà riferimento a una ricerca che definisce malsana, una ricerca malsana della verità. Ammiriamo un altro panorama prima di intraprendere il percorso che ci porterà all'esterno della biblioteca. Mi viene in mente che in alcuni forum su internet ci sono persone che dicono di aver riconosciuto, osservando le coste dei libri di questi archivi, alcuni testi di Chaucer e altri libri che elencano le famiglie nobili inglesi. Ma purtroppo non sono riuscito ad approfondire la questione perché i link che dovrebbero rimandare a immagini specifiche rimandano ormai a pagine non più esistenti. Qui ci sono anche degli strani nemici che castano magie e che non solo ci prendono in giro teletrasportandosi o facendo degli strani balletti, ma a quanto si racconta sono anche direttamente e mentalmente collegati proprio con Set, che oltre ad essere folle è anche cieco. E quindi questi nemici dotati di molti occhi sarebbero anche gli occhi di Set nel mondo.
Direi che si potrebbe fare qualche parallelismo tra i draghi della letteratura fantasy e Seth. I draghi di solito vengono descritti come creature solitarie che vivono in posti sopraelevati, difficili da raggiungere, spesso creature ossessionate da qualcosa, e mi viene in mente la ricchezza e l'oro per il drago dello Hobbit. E anche Seth vive in alto e la sua ossessione in questo caso è per la ricerca. Inoltre a volte i draghi sono un simbolo di forza, ma anche la raffigurazione delle nostre paure, delle nostre ossessioni, di quella parte interiore di noi stessi che facciamo fatica ad ascoltare e spesso anche ad affrontare. Come si può notare, qui tutto è trasformato in cristallo e di sottofondo si può anche avvertire un melodioso tintinnio, come se ci fossero tanti campanellini. Si vede anche una sottile pioggiarella, sembrerebbero sempre dei cristalli, ma non saprei dire se provengono da queste belle creature alate che sono pressoché identiche a quella incontrata nel giardino di Radice Oscura. Ci sono anche delle zone dove bisogna camminare su passaggi invisibili che però è possibile percorrere osservando bene dove cadono i cristalli. In questa zona dobbiamo affrontare queste enormi ostriche che camminano e che però al loro interno hanno tutt'altro che delle belle perle. Ecco il campo di battaglia dove ci vendicheremo dello scherzo che ci ha giocato il Duca. Prima però bisogna ricordarsi, come prima cosa, di distruggere quel pilastro, basta un semplice colpo, che rende invincibile il drago senza scaglie. Recuperata l'anima di Seth, adesso possiamo dirigerci verso una nuova meta. Ci siamo teletrasportati appena fuori dal dominio di Quelaag, dove avevamo incontrato la nobile signora e suonato la seconda campana del risveglio. Questa seconda parte della camminata ci porterà verso le rovine di Izalith, dove si andrà a recuperare l'anima custodita nella culla del caos, il luogo da cui sono scaturiti i demoni a seguito del fallimentare tentativo da parte della strega di Izalith di generare una nuova fiamma primordiale. Un fallimento che ha trasformato questo posto, un tempo pieno di vita e prospero, in un luogo, come vedremo, consumato dalla lava e dalla cenere. Anche se ora non è più possibile vederlo perché oramai l'ho già sconfitto, aggrappato alla parete rocciosa che vediamo in lontananza, in precedenza c'era un boss molto particolare chiamato Scarica Infinita che custodisce un oggetto, una veste nera molto utile. La strega di Izalith ha avuto diverse figlie, di alcune ne abbiamo parlato un paio di episodi addietro, ma ha avuto anche un figlio, forse più di uno, chissà. Scarica Infinita è proprio quel figlio che, deformato dalle mutazioni generate dalla culla del caos, anche se a onor del vero la sua storia è molto più complessa di come la sto riassumendo, è rimasto comunque a guardia del corpo di una delle sue sorelle. La cosa particolare
è che se ci avviciniamo a questo boss prima di recuperare la veste dal corpo della sorella, lui non ci attaccherà e potremo osservarlo in tutta tranquillità, notando il suo volto tormentato e triste. Dato che dalla culla del caos si sono generati i demoni, non a caso tra queste rovine combatteremo contro creature dall'aspetto demoniaco, alcune simili al famoso demone capra di cui abbiamo parlato nel secondo episodio. Ma forse per trasmettere ancora più l'idea del caos che ha contagiato la natura, qui troveremo anche insetti deformi e altri strani ibridi. Quella che vediamo sul fondale è un'area nota ai fan perché oltre quel portone troverà fine la quest di Solaire di Astora, uno dei personaggi più amati di Dark Souls. È ovviamente un finale tragico che però è possibile evitare, anche se dubito che un giocatore alle prime armi possa capire come fare senza andare a cercare su internet. Nella stanza adiacente troviamo un altro boss particolare, si chiama il Demone del Fuoco e sebbene assomigli moltissimo agli altri demoni già visti, come quello che si affronta all'inizio del gioco nella prigione dei non morti, è in realtà molto singolare perché se andiamo a leggere la descrizione dell'arma del catalizzatore che ci lascerà una volta sconfitto, scopriremo che lui è il demone originale, il primo generato o fuoriuscito dalla culla del caos. Fuori da questo passaggio si affronta un altro boss insettoide, ma volevo approfittare di questo passaggio per esprimere una considerazione personale. In generale tutta quest'area di Izalith a tema fuoco e lava non mi piace particolarmente, parlo da un punto di vista estetico. Mi sembra molto meno curata e dettagliata rispetto alle zone viste durante queste passeggiate. E infatti si dice che a un certo punto dello sviluppo From Software fu invitata a chiudere i lavori il più velocemente possibile. E chissà se questa è proprio un'area che ha subito le conseguenze di un lavoro frettoloso. Mi viene da pensare questa cosa perché, come vedremo al termine di questa puntata, secondo alcune voci gli sviluppatori si sarebbero in seguito scusati per come sono venute alcune parti del gioco. Qui normalmente la lava avrebbe eliminato il nostro alter ego, ma Dark Souls prima di questo passaggio ci darà modo di trovare un anello che riduce al minimo i danni di questo elemento. Eccoci finalmente a Lost Izalith, dove a dire la verità veniamo accolti nel peggiore dei modi. Questi pachidermi che vediamo muoversi sono in realtà i posteriori di draghi zombie. Sarà forse una burla? Mi domando perché non mettere le fauci con le ali e le zampe anteriori che magari annaspano fuori dalla lava, sicuramente sarebbe stato molto più appariscente. Inoltre nelle prime versioni del gioco questi posteriori si triggeravano a ogni minimo rumore rendendo quasi impossibile l'attraversamento della zona. Poi con gli aggiornamenti questa cosa è stata corretta. E sempre nelle prime versioni la luminosità della lava qui era così accecante al punto da dar fastidio agli occhi. Io comunque sto utilizzando la versione remaster, quindi questi problemi sono stati abbondantemente superati. Hidetaka Miyazaki nelle interviste ha precisato che l'ispirazione principale di Lost Izalith è Angkor Wat, anche se non so se questa sia la pronuncia corretta. Un sito archeologico in Cambogia, quindi nel sud-est asiatico, ricco di templi e risalente al XII secolo d.C. Lost Izalith doveva trasmettere il concetto di caos e Miyazaki svela che secondo lui le rovine di Angkor Wat, dove si fonde l'architettura asiatica dell'est con quella dell'ovest, restituiscono molto bene questa idea.
sotto c'è un falò nascosto da un muro invisibile. Non è ovviamente l'unico in Dark Souls, ma questo è particolarmente utile da attivare per evitare di fare inutili sfacchinate qualora non riuscissimo ad aver subito la meglio nella parte finale di Lost Izalith. L'esperimento fallito della strega di Izalith ha quindi un ruolo chiave nella lore di Dark Souls, ma a mio avviso serve anche come monitor per riflettere sull'ambizione e sulle conseguenze a volte terribili che possono derivare dal tentativo di manipolare le forze primordiali della natura. Non si tratta di un vero e proprio boss, ma sopra queste scale veniamo attaccati dall'ultima figlia della strega di Izalith. Non uno scontro difficile, ma bisogna comunque fare attenzione al suo alto livello di piromanzia. E al termine di questo lungo scivolo arriviamo finalmente al boss finale di quest'area. Qui c'era la Culla del Caos, un boss insidioso e sotto certi punti di vista quasi impossibile se non si conoscono alcuni trucchetti. E infatti, come dicevo poco fa, questo boss rappresenta uno di quei casi che avrebbe spinto gli sviluppatori a scusarsi perché, nel caso specifico, la Culla del Caos è un boss troppo diverso dallo stile, dall'impronta dettata dal gioco. Qui infatti non è richiesta una vera e propria abilità, una strategia, esperienza o attenzione al moveset. Bisogna semplicemente seguire una guida oppure procedere per tentativi fino a quando non si capisce cosa fare e come seguire la via sicura evitando di cadere nel vuoto. In fondo a questo pertugio troveremo il cuore del letto del caos, un esserino orribile generato dal fallimento della strega di Izalith, piccolo ma parte della culla che ha fatto da madre ai demoni di Dark Souls. Siamo arrivati al termine anche di questa passeggiata virtuale. Se volete, a vostra disposizione c'è lo spazio dei commenti, dove in particolare mi fa piacere leggere i ricordi legati ai giochi di cui parlo. Grazie di nuovo a chi è arrivato fino in fondo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!